Ciao a tutti, siamo Davide e Franco. Allora, oggi prepariamo la bocconata. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, la bocconata è un salume tipico veneto, dico bene? Esatto. Che viene da un posto... Non so da dove viene. Allora vi spiego. Io facendo l'amministratore insieme a Jimmy, insieme a Davide, così di un gruppo, abbiamo visto una persona che pubblicava sto salume qui, che sia nel farlo sia nel tagliarlo così. E insomma sono rimasto esterefatto perché era di una bellezza, anche la lavorazione è di una bellezza insomma stratosferica. Su di più di 30.000 persone che ci sono tra un gruppo e quell'altro, l'unica persona che ho visto farlo è stato lui, Tony Susan. E insomma mi ha dato un po' qualche dritta per poterlo realizzare, anche perché comunque bene o male quando uno impara la tecnica, sì, dopo si destreggia bene fra un salume e l'altro. Esatto. Ok, ci sono dei piccoli trucchetti che esatto. Quando si ha una buona base, intanto c'è una base di partenza, dopo proprio piacimento uno se la può correggere in una maniera o nell'altra, però avere una base è già tanto. Bene, allora oggi però non utilizzeremo né tritacarne né imbudellatrice, perché andremo a fare la carne a dadini. Esatto. Infatti si chiama bocconata proprio perché viene fatta a bocconcino. Esatto, cubettiamo tutto. Va bene, andiamo a vedere la carne che ci andrà dentro questa bocconata. Allora abbiamo la classica lonza di maiale che è 1,5 kg, la coppa di maiale che è 1,8 kg e 700 grammi di pancetta. Abbiamo un totale di 4 kg in tutto, così facilitiamo anche le dosi del sale. Esatto. Per questo salume qua utilizzeremo 23 grammi per chilo di sale, ma questo vedremo quando andiamo a condirlo. Va bene, ti lascio lo spazio, se vuoi. Facciamo una premessa. Noi adesso abbiamo comparato questi pezzi qui, è ovvio che se si fa quando si ha il maiale steso sul tavolo si possono selezionare i tipi di carni più pregiati, tipo non so, la fesa, sottofesa, il fiocchetto o anche il filetto, cioè, in maniera che ci sia i bocconi proprio della carne magra senza marezzature di grasso, no? Perché c'è il rischio che dopo sembra più grassa che invece non è così, no? Io l'ho fatta con la coppa così e mi è risultata leggermente più grassina. Però infatti oggi facciamo la prova assaggio, lui l'ha già fatta, l'ha fatta stagionare e ce l'abbiamo, dopo faremo vedere la prova assaggio. Risulta un po' più grassina, invece mettendo della carne più selezionata, più magra, insomma si vedono meglio i cubetti, certo. E insomma risalta. Guarda, andiamo a vedere come li fai grandi, così guarda, ovviamente mi darai una mano anche te. Certo, se vuoi. Pronti. Io faccio la pancetta che è bella, sì, guarda, basta fare delle striscioline, poi dopo si fanno dei cubetti grossi come una noce praticamente. Allora guardate, dadini di questa dimensione, ve li faccio vedere in mano così si vedono meglio. Più o meno come una noce. Sì, grosso come una noce. Dopo ve la potete personalizzare come volete. Allora, dadini fatti, avete visto, è una bella quantità. Sì. È una bella quantità. Ma poi è anche poca, perché io quella che avevo fatto io era 8,6 kg, qui siamo sui 4 kg, quindi... Ok, però sì, logicamente se dovete provarci per cominciare non esagerate, esatto. Perché se poi dopo non vi viene, buttare via tanta carne non è il massimo. Infatti bisogna avere anche il posto per stagionarla, perché non è che va appesa lì e basta, c'è da starci dietro. Sì, perché la preparazione, i dadini, il condimento, il sacco è molto importante, esatto. Importantissimo. Sapere le dosi del sale, esatto, che poi tanta gente fa vedere quando la fa ma non la fa vedere quando la taglia, perché non è facile. Comunque quindi... allora adesso andiamo alla concia. Mi hai detto che comunque non ha delle gran conce. No, assolutamente. Mettiamo il sale, il pepe in grani, poi dopo che fa tutto è la grappa, la porzione magica di Tony, come la chiamo io, no? Che c'è praticamente grappa casalinga. Io ho la fortuna di reperire della grappa casalinga con dentro tutti gli aromi. Io ci metto dentro rosmarino,
pomodoro, salvia, timo, bacche di ginepro, pepe, aglio, dopo una scorzettina di noce moscata, e la lascio in infusione almeno 15 giorni. La grappa si aromatizza, certo, e trasmette sapore alla carne una volta quando la tagliate. E evapora poi. L'alcol evapora, che rimane il gusto. Ve la consiglio anche sulla pancetta, perché la pancetta, sai che c'è sempre quel rigagnolino lì nero che è odioso da vedere, non è bello, anche se la pancetta può essere buona. Con quella grappa lì non si vede la rigagnolina nera e c'è il sapore del pepe. Tony è un mostro su queste cose qui, proprio ha avuto un'invenzione a mio avviso stratosferica. Andiamo a condire? Procediamo. Sono per l'esattezza 92 grammi di sale marino di Cervia per i 4 kg che abbiamo fatto di carne a bocconcini e 10 grammi di pepe in grani, quindi come dice Giorgino una manciatina. Una manciatina proprio. 100-102 pepe. Esatto, solo per farvi vedere, perché comunque noi li abbiamo pesati, sono 10 grammi di grani di pepe. E adesso direi che andiamo a mettere la grappa. Adesso vediamo di filtrarlo. quindi sì, non ci vanno i pezzettini, perché dentro si usa il dito per filtrare un po'. Esatto. Pezzettini secchi li lasciamo dentro, dopo una volta che è finita ovviamente bisognerà rifarla con delle spezie fresche, assolutamente. Ci non aggiungi grappa? No, okay. no, perché non prende più il sapore che dovrebbe prendere. Andiamo a mettere su 4 kg 40 centilitri, 40-50 centilitri. Un bicchiere? Ma sì, un bicchiere. Un bicchiere di quelli normali. Esatto. Mi prendo una bella disinfettata. Adesso la andiamo a mescolare energicamente, in maniera quasi da snervarla, da smelmarla. Allora, questa qua non farà il filo. No, non farà il filo. Decisamente. Però mescolata bene, così il sale va in tutti i pezzettini e non si rischia che... Proprio bisogna che la stringete la carne, in maniera che proprio il succo della grappa vada dentro. Proprio. Questo è uno dei salumi molto semplice, senza bisogno di tanta attrezzatura. Esatto. Dopo andremo a vedere il budello, perché il budello è un budello che è un po' particolare, perché è un budello di manzo. Esatto. Di calibro grosso. Ecco, quello che ti chiedo è, secondo te in una manica sintetica si può... Ma io no. al sintetico sono un po' allergico. Però tante cose. Io faccio solo la coppa di testa nel sintetico. Sì. Ma poi il resto lo lascio fare agli altri. Però sì, nelle mancanze di budello. Sì, allora c'è da dire che nel sintetico la carne deve stagionare prima, perché si secca ovviamente prima. Il sintetico lo usa tra virgolette l'industria, perché loro hanno insomma le stufature apposte, hanno gli asciugatori. A livello casalingo, insomma, io lo sconsiglio, dopo ognuno poi a casa sua fa quello che vuole. No, infatti questi qui sono i consigli utili che a me piace, però io lo utilizzo magari per metterci una pancetta, qualcosa, quando devi fare qualcosa di veloce, anche il lonzino che è un pezzo abbastanza unito, è uno dei salumi abbastanza più facili da fare. Sì, ma ti dirò che comunque un pezzo rivoluzionario secondo me è la pelle di sugna. Sì. Una volta che è avvolto nella pelle di sugna si fa sempre. Però non è contenitiva tanto, cioè avvolge ma non contiene, quindi un salame lì dentro fai fatica a mettercelo. Sì, il salame dentro ovviamente che va bene per i pezzi grossi, va bene per le pancette, per chiudere le pancette, per chiudere la coppa. Io faccio la coppa e insomma la lonza, il lonzardo con coso. Bene. Ti prendo il budello? Sì. Allora, carne mescolata, il budello è questo qua, vi faccio vedere, hai detto che si chiama? La fondina di bue. La fondina di bue, dicevo, fondina di bovino. è un budello particolare, molto grosso, un calibro molto grosso, perché cos'è? 160 116 centimetri, è molto contenitivo. Sì. È un budello cieco del manzo che viene
pulito, raschiato e disinfettato, diciamo. Adesso lui l'ha già messo una notte sotto acqua, aceto e aromi, e siamo pronti per andarlo a utilizzare. Da una parte è cucito. Esatto, questo qui cucito così lo paghi 2 euro circa. Dopo c'è chi centesimo più, centesimo meno, ma il suo valore è quello lì, grosso modo. Bene, allora l'ultima dell'ossidazione è: si utilizza la parte interna, la carne va a contatto con l'interno. Con l'interno del budello. Esatto, la cucitura deve essere insomma internamente, non deve essere esterna. Ok? Iniziamo a imboccare. Posso aiutare? Sì, no, guarda, ti tengo aperto, guarda te. Quindi bisogna fare in maniera che un po' la carne vada dappertutto. Esatto. La pancetta. Sì, ma dopo ce la tiriamo poi dentro. Sembra il sacco di Babbo Natale. Quindi niente insaccatrice. Esatto. Tutto a mano. Tutto a mano. Dopo poi una di queste altre volte faremo un salame a punta di coltello. Esatto. Piacerebbe fare il salame con i guanciali, con i guancialini, o se no anche con gli stinchi, puliti dal suo collagene, dai suoi nervettini, diventano... C'è il pepe. Bene. Siamo perfetti. Tiro via? Sì. Bene. Per far uscire l'aria, mi raccomando, quando fate queste lavorazioni utilizzate sempre carni non congelate, esatto, di provenienza che sapete, insomma, di sicura provenienza, perché non utilizzate carni strane, perché alla fine buttate via della roba, fate della fatica, e il lavoro è sempre quello per buttare via della roba, quindi secondo me non vi vale mica la pena. Quindi spendete un centesimo in più e prendete della roba buona. Mi raccomando, lavorate sempre nel pulito, disinfettate sempre il budello e vedrete che dei grossi problemi non ne avete. Logicamente, non essendoci conservanti, il minimo rischio, lo dico sempre, c'è. Può esserci, vi avviso, perché non è che... Però se usate la roba fresca non ci sono problemi, e soprattutto l'ambiente dove lo stagionate. Esatto. Allora adesso la legatura è una legatura piuttosto importante, perché è un salame molto pesante, quindi ha bisogno di una bella struttura. Deve sostenere. Quindi direi che Franco faccia una legatura a 8 corde o a 6 corde. Adesso vediamo com'è. Quindi avete visto, la parte corta del laccio rimane sempre ferma, è quella che è sempre la parte del rotolo dove è attaccata la corda, che gira. Esattamente. E quando arriva in punta lui ci dà il giro, la croce, insomma. Esatto. Praticamente la croce. Dopo gli diamo una giustatina alle cordicine. Sì, beh, certo. Questo è un salame piuttosto grosso che ha bisogno di tanto tempo di stagionatura, siamo oltre all'anno di stagionatura qua, ci vorranno forse 12-13 mesi di stagionatura. Comunque adesso vediamo, sistematina le corde e poi direi che tu parti con la legatura laterale. Sì. Adesso bisogna che facciamo un giro. Tanto io ti asciugo sotto, perché è sempre... Facciamo un giro sotto qua le corde, così gli diamo un po' più sostegno. Così abbiamo preso tutte le corde. Guardate, è una bella legatura, adesso non è ancora finita. Sì. Boh. Adesso segue, io prima lo metterei in rete. In rete vuoi? Sì. Questo qui lo metto subito in rete, ma dopo gli do le corde elastiche per fuori, che tanto non cambia mica niente. Lo tiene bello aderente. Allora, sì, c'è la possibilità di legarlo con la corda. Gli dai elastico. Però secondo, visto che sono pezzi grossi, il budello insomma non è che abbia una forza, mettendogli la rete e dandogli la corda elastica per fuori, a mio avviso viene meglio, cioè è più dalla parte del sicuro. Adesso lui utilizza questo tubo che è anche di grosso calibro. Sì, questo qui è un 180, mi sembra, sì, un 18. Sì, grosso così con la bottiglia non ci riuscite. No, assolutamente. Con la bottiglia non ci riuscite. Qua lo dovete fare con le bottiglie da 5 litri.
Ah sì, con una tanica. Sì. Ecco, poggia giù la parte là. Volendo possiamo anche dargli il doppio giro, no? Sì. Gli dando doppio accordo così siamo sicuri che bene. Certo. Piace? Avete visto che l'ha fatto uscire, poi gli ha fatto un giro, poi l'ha rinfilato dentro. L'ho rinfilato dentro. Per farlo uscire da dove l'ha messo dentro e dargli la doppia legatura. Così c'ha più resistenza. Infatti questo salame ha bisogno di essere bello compatto. Sì, più lo si tiene stretto meglio è. Perché non è difficile trovarci il buco dentro. Ah, questi qui sono pezzi di carne che hanno delle fessurazioni, attenzione. Ecco. Allora, avete visto ben sbattuta in maniera che tutti i pezzi si assesti, insomma che ci sia l'assestamento. Esatto, venga fuori l'aria che c'è rimasta dentro, se c'è rimasta dentro qualche porosità di aria, capito? Sbattendolo, fatelo per 5-10 minuti. Se la carne, cioè come un vibratore da cosa? Da massaggio? Esatto. Ok. Ecco. Va bene, e adesso questa qua la pendiamo, mi raccomando, metteteci qualcosa sotto perché questa qua farà un sacco di pipì. Sì, goccia, questa qui Questa qua sgocciolerà e farà un sacco di acqua. E qui con la rete per fargli un po' di asciugatura almeno un paio di giorni ci vorrà. Ah, questa qui è anche 4-5 sì, questa qui ci vogliono almeno 4-5 giorni perché i pezzi dentro di carne, questo qui è un pezzo che va trattato e bisogna saperlo trattare, che non è la prendo e la metto lì, tutti i giorni bisogna guardare, bisogna vedere com'è messa. Niente, ci proviamo, mi è venuta tra virgolette benino. Sì, no, è venuta bene, è venuta bella. Quella dell'anno scorso mi è venuta benino, quella di Tony ho visto che è spettacolare, insomma adesso spero di essermi migliorato. Bene, adesso io la prendo qua, la lascio qua 3-4 giorni, la tengo controllata, quando è bella asciutta la metto dentro lo stagionatore. Esattamente. E poi ci rivediamo quest'altro anno anche un po' di più per fare l'assaggio di questo. Però nel frattempo Franco ha portato quella che ha fatto l'anno scorso e andiamo a fare la prova assaggio. Sì. Allora, questa qui è la bocconata dell'anno scorso, a novembre, ha stagionato a novembre fino adesso che siamo a inizio ottobre, quindi neanche un anno, sono 10 mesi. 10 mesi. Come ci stava un altro 3-4 mesi in più li prendeva tutti, ma perché è un po' più grassina, mi è venuta un po' grassina, ma però è sicuro che comunque vedete alla fine uno lo può personalizzare come vuole, perché se lo vuoi più grasso, se lo vuoi più magro, esatto, un pochettino, però è a me piace così, perché adesso io ho messo a scaldare 2 fette di pane, quel lavorino lì che si scioglie, e vi dico poi com'è. Dai, vai pure a fette che intanto io riempo 2 bicchieri. Vediamo di tirare via un po' di budello. Riempo un po' 2 bicchieri di questo lambrusco mantovano. Esatto. Lughino Dante. Lughino Dante, l'avevi già portato? Sì. Ah, era buono. Comunque non hai portato dei vini cattivi, no, quindi assolutamente. Ecco, vedete, se voi il budello a un certo punto non lo tagliate tutto e volete conservare, perché un salame del genere logicamente in una seduta non viene mangiato tutto. No. Quindi il budello voi potete poi richiuderlo sulla fetta un pochettino per preservare la freschezza della prima fetta, anche perché essendo senza conservanti è facile che diventi scuro molto velocemente. Esatto. Ascolta, mi sta facendo gola a vederlo. Guarda, qua c'è il pane caldo. Ne prendo una fettina. Sempre una fettina anch'io. Beh, hai del salumiere col taglio un po' grosso. Ecco, guarda. Così. Aspetta. Questo qua è tuo. Quale? Questo? Sì, così. Bisogna lasciarlo un po' sciogliere però. Lo metto di nuovo sul tegamino io, così si scioglie un pochettino. Ancora un po' freschino. A me piace così. A me piace un sacco. Ha un buon gusto.
intanto che si scioglie. Non va di più. Bello. Alla vostra salute, alla tua. Sgrassa questo. Avete visto che abbiamo aspettato la fine del video per bere, perché se no mi dite sempre che lavoriamo mezzi balughi. Mezzi ubriachi. Abbiamo aspettato la fine, così adesso possiamo andarci a riposare. Sì. Tranquillamente. Ecco, vedete, si è sciolto un pochettino. Ah, sì. E adesso è ancora meglio. Con questo ottimo pane casareccio. Lievito madre, no? Sì, che non lo faccio io, lo fa il mio fornaio, è molto... Non si può far tutto. No, però adesso farò il video che mi ha dato tutta la procedura col cestino, è molto bello da fare. Lo faremo. Anzi, colgo l'occasione per dirvi che mi avete scritto che non faccio più video di cucina, solo salumi, ma ne faremo adesso. Adesso ho la fortuna di aver trovato Franco che ha 200.000 idee grazie alla pagina Facebook che presiede, che amministra assieme ai suoi colleghi, assieme a me. Io ci sono poco dentro, sono amministratore ma honoris causa. Ma con tutto, con tutto quello che hai da fare sei giustificato. No, comunque lì ci sono un sacco di idee di salumi da provare. Io tutti i miei salumi che faccio io durante l'anno li ho tutti registrati nei miei video e ho fatto quello che vi faccio vedere assieme a lui sono cose nuove che andiamo anche a sperimentare, avete capito? Vi facciamo vedere e vi diremo se comunque la cosa non viene, lasciate perdere, insomma è un consiglio, insomma comunque le dosi ci sono, c'è i pesi, c'è tutto. Diciamo una cosa, noi adesso proviamo a fare dei salumi tradizionali di varie regioni. È palese che non riusciamo a farli come quella regione lì. Ci proviamo, ma non saranno mai come quella regione lì. Per motivi diversi. Quindi non vogliateci, noi non vogliamo copiare o far vedere che siamo più bravi nella loro regione a fare. Ecco. Noi stiamo dando un'idea alla gente di quello che si può fare, insomma un'idea per attivare la fantasia senza voler andare a offendere nessuno o voler passare per più bravi o per professori, assolutamente no. Questo qui per noi è un hobby, che anche nel gruppo è un hobby, ci divertiamo a fare queste cose qui e le rendiamo pubbliche. Anche perché dei libri nello specifico ce ne sono pochi, assolutamente. Vabbè, allora poi volevo solo chiarire un'altra cosa, che visto che con lui abbiamo fatto la salama da sugo, esatto, e ci hanno incolpato che abbiamo detto che fa schifo. Non è vero che fa schifo, non è vero, abbiamo detto che ha un gusto che così, non avendola mai sentita prima, all'improvviso in bocca è molto forte, è un salume particolare, non adatto lungi da me da dire che non è buono, anzi secondo me accompagnato con un buon purè fatto in una certa maniera non è male, capito? Poi non te lo aspetti quel gusto così forte in bocca, però poi alla fine magari se vado là a mangiarlo là da loro è diverso. Se lo fanno in una maniera là come tradizione. Però non ho detto che fa schifo, per l'amor di Dio. Chiedo scusa se i ferraresi assolutamente. Ok, a posto, va bene. Okay. Va bene Franco, io finisco di mangiare. Sì, finiamo di mangiare, anche perché non è a me piace, adesso ne metto su un'altra fetta. Va bene, allora dai, vi ricordo pagina Facebook, i norcini, salumi italiani, chi lavora il maiale e salumi fatti in casa, i segreti del norcino. Prima o poi me lo imparo a memoria, perché così trovate il link sotto, vi lascio il link anche della Labunat, che così andate a vedere se avete bisogno di budelli sintetici e poi c'ha dei prezzi anche abbastanza ragionevoli e trovate tutto, quindi corde, reti, mi chiedete sempre dove la trovo. Adesso inizierò a comprare
canali lì, perché quando trovi tutto in un unico posto è comodissimo, senza dover prendere la rete da una parte, il budello da un'altra, correre, insomma, e non sai mai se lo trovi. Esatto. Lì c'hanno tutto, perché loro forniscono tutti i budellifici tutti i salumifici italiani, loro sono il numero uno. È l'azienda proprio madre che rifornisce tutti, cioè aziende così io penso che non ce ne siano. Bene, allora, prossimo video ve l'anticipo, visto che siamo a ottobre. Sì? Dicelo però tu. Ai primi di novembre cosa ci sono? I morti. Quindi andremo a fare il salamino dei morti, perché è una specialità cremasca. Quindi, spoiler del prossimo video. Un saluto da Davide e Franco, alla prossima video ricetta. Ciao a tutti. Ciao. A me piace un casino. Sì, ma magari te ne lascio. Ma tutto. A casa c'è un'altra sberla così, no?